Ciao a tutti, oggi voglio fare con voi un progetto carino. È un progetto molto facile. Io qui ho soltanto due degli elementi che mi serviranno per realizzare questo progetto. Ho del panno Lenci, quindi lo potete utilizzare tutte quante voi senza problemi. Non è necessario cucire, quindi assolutamente potete utilizzare tutta la colla a caldo che voi volete, quindi ulteriore cosa buona per chi non sa cucire, non ha la macchina a cucire, non sa come fare. Come avete ben capito, sarà un ognomo, ma sarà un ognomo molto particolare. Utilizzerò anche questo attrezzo qui, che non so se tutte quante lo conoscete, probabilmente no, ma non c'è problema perché questo attrezzo qui mi servirà per fare una cosa, ma alla fine del video vi spiego come farla senza questo attrezzo qui. Quindi questo tutorial qui sarà veramente alla portata di tutti. Serviranno anche altre cose che poi vedrete mano a mano che va avanti il tutorial, ma sono tutte quante cose facili da reperire. Sotto al video vi metterò tutti i link per trovare appunto le cose che io ho utilizzato, tranne per le decorazioni, perché le decorazioni, ripeto, io ne ho tantissime dentro casa che sono anche vecchie, di 3, 4, 5 anni, quindi non vi posso assolutamente aiutare e darvi i link in tal senso. Il progetto che faremo oggi può essere tranquillamente un regalo, può essere un centro tavola, può essere una decorazione natalizia da mettere sotto l'albero. La potete fare anche con una piccola variante, la potete fare anche da appendere. Veramente non c'è limite se non la vostra fantasia. Quindi mettiamoci subito al lavoro e buona creatività a tutti!
eccoli qua i miei gnomi terminati. Questo è quello, diciamo, grande, e questo qua è uno piccolo che avevo fatto con una pallina più piccola. Ve lo accendo, guardate che carino, e cercherò di farvi avere una panoramica più... è proprio bello. Questi ovviamente possono essere tranquillamente dei centrotavola, o comunque possono arricchire dei centri tavola che già sono, diciamo, esistenti. Vi parlo di questo attrezzo qui un attimo. Questo attrezzo è quello che io ho utilizzato per fare il buco alla pallina. Allora, io ho questo attrezzo qui che serve prevalentemente, come c'è scritto qui, non so se si vede, eccolo qua, per mettere gli strass. Chi non ce l'ha non è un problema, perché il buco si può fare tranquillamente riscaldando una vite. Questo qui è da mezzo centimetro, quindi da 0,5 mm. Ovviamente si può scaldare una vite sul fornello, poi quando la dovete prendere ovviamente utilizzate le pinze, perché sennò vi scottate. Quindi scaldando una vite si può tranquillamente forrare la pallina. Oppure potete utilizzare il beccuccio della colla a caldo, quindi togliete la colla, scaricate, diciamo, tutta quanta la colla, e poi quando è calda la pistola, con il beccuccio della colla a caldo vi appoggiate e piano piano entrate, ovviamente senza fare un buco, diciamo, troppo grande, perché sennò poi escono i led. Quindi insomma ci sono varie opzioni per poter fare appunto questo buco alla pallina, che magari è la cosa più difficoltosa per chi vuole affrontare questo tipo di progetto. Poi per la pallina più piccola ho utilizzato, infatti vedete è diverso, ho utilizzato i micro led, quelli da 10, e anche il vano portabatterie infatti è diverso. Nel mio caso avevo questo, ho fatto con questo, ed è da 20 led, ovviamente, perché più la pallina è grande più ovviamente dobbiamo aumentare i led. Possiamo metterne anche 30 senza problemi. Come basetta, se volete, potete tranquillamente utilizzare una di quelle fette di legno, quelle che ho utilizzato anche per la Fairy House, oppure potete utilizzare gli anelli di legno che già avevate visto in qualche mio tutorial. Questo qua è da 6,5 cm. Io poi vi lascerò tutti quanti i link per poter realizzare appunto il progetto. Io ho utilizzato quella grande, una pallina da 12 cm di diametro, quella piccola è una pallina da 8 cm di diametro, quindi voi avrete queste due misure come per fare il cappello. Come fil di ferro per il cappello io ho utilizzato questi qua, gli scovolini che già avevo utilizzato, quindi se voi non li avete non c'è problema, potete tranquillamente fare con un fil di ferro. Bene, a me dunque non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di azionare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi video che ci saranno. Se poi il video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo, in questo modo aiuterete attivamente il canale a crescere. Ciao!